Hai mai sentito il suono del ghiaccio che si spezza all'alba? E se esistesse un luogo dove il ghiaccio respira, il sale canta e il fuoco non muore mai, un luogo dove l'impossibile è solo l'inizio. Esiste un paese in cui tutto questo è reale, un palcoscenico naturale, dove il ghiaccio, il sale e il fuoco coesistono in una danza millenaria, forgiata dalle mani del creatore. Questo paese si chiama Cile. Ma cosa rende questo territorio uno dei più estremi del pianeta? Cosa rende i suoi paesaggi così travolgenti? E perché quasi nessuno ha visto le sue meraviglie più grandi? Oggi, qui su il nostro pianeta, lo scoprirai, ma non solo con gli occhi. Lo sentirai, ti farà venire i brividi e quando tutto finirà, nulla dentro di te sarà più lo stesso. Dal sud glaciale alla secchezza del nord assoluto, il Cile si estende per più di 4.300 chilometri in lunghezza. Una striscia sottile, compressa tra la cordigliera delle Ande e il Pacifico meridionale. È come se la natura avesse deciso di scolpire una poesia verticale, con strofe di pietra, fuoco, sale e neve. Più di 19 milioni di persone vivono qui. Sparsi tra valli fertili, montagne sacre, città portuali e deserti infiniti. E in mezzo a tutto ciò ci sono luoghi che il mondo ha appena intravisto. Angoli dove il creatore sembra aver sussurrato che ci siano meraviglie. Se nel nostro ultimo documentario siamo stati toccati dalla grandezza delle acque, delle foreste e dell'anima verde del Brasile, oggi rispondiamo al richiamo dell'opposto. Dal calore ai ghiacciai, dall'umidità al deserto, il Cile ci invita a un viaggio dove ogni passo è una rivelazione. Ma attenzione, non aspettarti una guida turistica convenzionale. Quello che vedrai qui sono le meraviglie di ghiaccio, sale e fuoco. Alcune nascoste, altre dimenticate, altre quasi irraggiungibili. Stai per immergerti in laghi che brillano come specchi, toccare il silenzio di deserti che sembrano di un altro pianeta e attraversare paesaggi così remoti che sembrano sussurri della creazione. In questo documentario decifreremo il silenzio delle Ande, capiremo come il deserto più arido del pianeta è diventato un santuario di luce e contempleremo l'isola di Pasqua, dove colossi di pietra vigilano sull'orizzonte da millenni. E prima di proseguire, solo un delicato promemoria. Tu che ci stai guardando in TV, controlla ora se sei già iscritto al canale Il Nostro Pianeta. Questo ti assicura di non perdere le prossime meraviglie che stiamo preparando per te. Ora fai un respiro profondo. Lascia che la luce del tuo schermo trasformi il salotto in un portale e prepara il tuo cuore, perché l'esperienza sta per cominciare e inizia là dove la creazione grida nel silenzio. Torres del Paine e Ghiacciaio Grey, cattedrali di granito e ghiaccio vivo.
Situato all'estremo sud del Cile, nella regione della Patagonia, il Parco Nazionale Torres del Paine si trova a più di 2500 chilometri da Santiago, vicino alla città di Puerto Natales. È uno dei luoghi più iconici del pianeta, riconosciuto dall'UNESCO come riserva della biosfera, un rifugio naturale che si estende per oltre 227.000 ettari. Immagina un santuario dove le montagne non solo toccano il cielo, ma sembrano trafiggerlo. Le Torres del Paine sono aghi di granito, scolpiti come vere cattedrali dalla mano del Creatore. E qui la natura non si limita a esistere, essa si impone. Pareti che raggiungono quasi 3000 metri di altezza si ergono come guardiani eterni della Patagonia cilena. Le valli profonde, i fiumi dalle acque turchesi e i cieli che cambiano colore a ogni istante formano uno spettacolo che sembra vivo. Qui il tempo respira in modo diverso. Nel cuore del parco si rivela l'immenso lago Grey. Le sue acque gelide sono alimentate da un gigante, il ghiacciaio Grey, un colosso bianco che non riposa mai. Questo ghiacciaio è una muraglia di ghiaccio lunga più di 30 chilometri. I suoi blocchi si staccano con fragori che echeggiano come tuoni nell'immensità. Ogni iceberg galleggiante è un frammento della storia millenaria della Terra. Trovarsi davanti a lui è ascoltare il pianeta parlare. È come se ogni crepitio del ghiaccio fosse una parola, incisa negli archivi del tempo. Qui la creazione ci ricorda che nulla è per sempre. Ma non è solo il ghiaccio a dominare questo regno. Sulle pianure aperte i guanachi camminano con leggerezza, mentre i condor disegnano cerchi maestosi nel cielo. Questi animali sembrano sapere di vivere davanti a un altare naturale, uno scenario così sacro da essere riconosciuto come una delle destinazioni più belle del mondo, un dono della creazione. All'alba, quando il sole tocca le Torres del Paine, il granito si trasforma in fiamme rosse, come se l'intera montagna stesse bruciando, uno spettacolo che lascia ogni viaggiatore in silenzio. Il clima qui è imprevedibile. In un solo giorno puoi sentire il sole, la pioggia, la neve e il vento. Per questo molti dicono che Torres del Paine è un luogo dove le 4 stagioni convivono. I sentieri sono infiniti. Uno dei più famosi porta al Mirador Base, con circa 18 chilometri di cammino. Ogni passo è un invito a testimoniare la grandezza della creazione. Ed è qui, davanti al ghiaccio vivo e alle cattedrali di granito, che il nostro viaggio comincia. Ma cosa ci aspetta dopo? Cosa nasconde ancora il Cile nei suoi confini più segreti? Preparati, perché la prossima destinazione ci condurrà in un mondo bianco e silenzioso, dove la terra si copre di sale e il cielo sembra non avere fine.
Salar de Atacama, dove la terra diventa bianca. Nel cuore del deserto più arido del mondo emerge uno scenario che sembra di un altro pianeta. Il Salar de Atacama occupa più di 3.000 chilometri quadrati, uno specchio bianco creato dall'incontro di sali millenari. Situato a oltre 2.300 metri di altitudine, si trova nel nord del Cile, a poche ore da San Pedro de Atacama, un villaggio oasi che funge da porta d'accesso a questo universo. Qui la terra sembra cristallizzata. Il sole si riflette sui sali, creando miraggi che confondono la mente. È come camminare sulla superficie della luna. Non a caso, una delle sue valli più famose si chiama Valle della Luna, montagne di sale, formazioni scolpite dal vento e un silenzio che riecheggia come il vuoto dello spazio. Ma in mezzo a tanta aridità c'è ancora vita. Nelle lagunas Chaxa, Miscanti e Migniques, i fenicotteri danzano riflessi nell'acqua, come se fossero dipinti in movimento. Questi eleganti uccelli viaggiano per migliaia di chilometri alla ricerca di cibo. E qui trovano il rifugio perfetto. L'immagine di un fenicottero sulle acque specchiate è uno dei più grandi simboli dell'Atacama. Il deserto è estremo, piove meno di 2 millimetri all'anno, eppure la vita resiste. È come se il creatore avesse dimostrato che anche nel silenzio della sterilità la bellezza può fiorire. Il cielo dell'Atacama è un altro spettacolo. Considerato il più limpido del pianeta, è qui che si trovano i più grandi osservatori del mondo, una finestra cosmica per decifrare i misteri dell'universo. Di notte, milioni di stelle brillano con nitidezza assoluta. È come guardare nell'eternità. Molti viaggiatori dicono che il cielo dell'Atacama suscita la sensazione di trovarsi di fronte alla creazione stessa. E non è solo la scienza a meravigliarsi. Popoli ancestrali già vedevano in questo cielo un santuario spirituale. Qui le costellazioni guidavano raccolti, rituali e la stessa sopravvivenza. Camminare nel Salar de Tara è come entrare in una galleria scolpita dalla natura. Rocce imponenti, sembrano sculture erette per custodire segreti, un tempio minerale, coperto dal silenzio. L'Atacama non è solo il deserto più secco, è un laboratorio vivente. Astronomi, geologi ed esploratori vengono qui per capire come sarebbe vivere su Marte. E di fronte a questa vastità bianca, una domanda risuona. Com'è possibile che esista tanta bellezza in un luogo dove nulla dovrebbe esistere? Ma questo è il mistero del Cile, una terra di contrasti, dove il vuoto si trasforma in arte e dove il silenzio parla più forte di 1000 parole.
Non tutti lo noteranno, ma se hai colto l'essenza, scrivi nei commenti «Sale», discretamente, senza spoiler. Solo questo, sale. Solo chi è arrivato fin qui capirà. Conserva bene questo scenario, perché nella prossima destinazione la calma del deserto lascerà il posto a qualcosa di imprevedibile, un luogo dove la neve e il fuoco convivono fianco a fianco. Vulcano Villarrica e distretto dei laghi, fuoco sulla neve. Nel cuore del sud del Cile, a soli 750 km da Santiago, si erge il Vulcano Villarrica, uno dei vulcani più attivi del Sud America. Con oltre 2800 metri di altitudine, domina il paesaggio del Distretto dei Laghi. Una regione segnata da foreste di araucarie, laghi cristallini e villaggi incantati. Ai piedi del vulcano si trova la città di Pucón, conosciuta come la capitale cilena dell'avventura. Qui viaggiatori da tutto il mondo arrivano in cerca di neve, fuoco e adrenalina. Il Villarrica custodisce al suo interno un lago di lava incandescente, un cuore in fiamme che pulsa in silenzio, uno spettacolo raro e ipnotico. Di notte, quando il cielo è limpido, è possibile vedere il bagliore rosso del cratere, come se la montagna respirasse fuoco, un ricordo che la terra non smette mai di muoversi. Ma questa destinazione non è solo geologia, è cultura. I popoli Mapuche considerano il vulcano un essere sacro, un guardiano spirituale, temuto e venerato. I Mapuche chiamano il Villarrica Rucapillán, la casa dello spirito per loro. Ogni eruzione è un messaggio divino, un avvertimento che il mondo va rispettato. E non sono solo i popoli ancestrali a lasciarsi incantare da questa regione. I viaggiatori esplorano le acque termali, i boschi di araucarie e i laghi di origine glaciale. Tra i più famosi c'è il lago Villarrica. Dalle acque profonde e gelide riflette il vulcano come uno specchio perfetto, un dipinto vivente dove il fuoco incontra l'acqua. Il distretto dei laghi custodisce altri tesori, come il lago Llanquihue e il lago Todos los Santos, regioni dove la vita fiorisce, in contrasto con il freddo della cordigliera. E per gli amanti dell'avventura, la scalata alla cima del Villarrica è una sfida indimenticabile. Una camminata che richiede preparazione fisica, ma ripaga con viste indescrivibili. Dall'alto è possibile scorgere decine di laghi, una costellazione liquida sparsa ai piedi delle Ande e in lontananza altre montagne innevate, come a custodire questo territorio magico. Ma lo spettacolo non finisce qui. Proseguendo lungo la cordigliera,
incontriamo la leggendaria strada dei Caracoles, una serpentina di curve infinite che attraversa le Ande verso l'Argentina. Lì vicino si trovano lo Ski Portiglio e la Laguna dell'Inca, scenari di neve eterna, dove sport estremi convivono, con leggende che parlano di re Inca e amori perduti. E ancora la Valle Nevado, uno dei centri sciistici più famosi dell'America Latina. Un invito a scivolare sulla neve, mentre i vulcani vigili osservano in silenzio. Il distretto dei laghi è contrasto, fuoco che non si spegne mai, acque gelide che non si prosciugano e tradizioni che resistono come le araucarie che sfidano i secoli. È un territorio dove l'avventura e il sacro si incontrano, dove la scienza studia il magma, ma il cuore sente reverenza, un palcoscenico in cui il creatore ha scritto una delle sue opere più audaci. Ora dimmi, da dove ci stai guardando? Quale città, quale angolo del mondo ti accoglie in questo preciso momento? Prendi il tuo telefono, scrivici nei commenti da dove ci stai seguendo e cosa stai provando in questa immersione nel Cile, perché più che vedere, stai vivendo questo viaggio con noi e questo è ciò che rende tutto più speciale. Ma il viaggio non si ferma qui. La prossima destinazione ci condurrà in un tempio nascosto tra le acque glaciali, un luogo dove la roccia si piega per creare la più rara delle cattedrali. Capillas de Mármol, la cattedrale azzurra del lago General Carrera. Nel sud della Patagonia cilena, nascosto tra montagne innevate, emerge il lago General Carrera, il lago più grande del Cile, condiviso con l'Argentina. Le sue acque color turchese si estendono per oltre 1800 km quadrati, un mare interno scolpito dallo scioglimento delle Ande che riflette il cielo come uno specchio. Nel cuore di questo lago si trova uno dei templi naturali più rari della Terra, le Capillas de Mármol, formazioni rocciose, così delicate da sembrare opere d'arte. Sono grotte formate in oltre 6.000 anni, scolpite dall'acqua glaciale che con pazienza infinita ha levigato il marmo in forme impossibili. Qui la roccia si curva, il marmo si apre e la luce attraversa le pareti rocciose, creando riflessi che cambiano a ogni ora. È come entrare in una cattedrale liquida. Le barche scivolano sulla superficie calma, dentro le grotte. Le colonne sembrano pilastri gotici e l'acqua brilla in tonalità di blu che non esistono in nessun altro luogo. Molti chiamano questo spettacolo Cappella Azzurra, altri dicono Cattedrale di Marmo, ma tutti concordano su una cosa: è uno degli scenari più ipnotici del pianeta. Ad ogni movimento della luce, la grotta si trasforma. Al mattino, il blu è intenso. Al tramonto si diffondono tonalità dorate. E di sera
il lago si addormenta in silenzio. Il lago General Carrera raggiunge profondità superiori a 500 metri, un abisso liquido che custodisce misteri ancora inesplorati. E non è solo la bellezza a colpire. La forza del vento patagonico fa cambiare le acque in pochi istanti, in un momento calma assoluta, nel successivo onde violente. Eppure i pescatori locali sfidano queste acque. Qui si pescano trote e salmoni giganti, pesci che riflettono la ricchezza delle acque fredde, alimentate dai ghiacciai andini. Ma ciò che attira davvero i viaggiatori è la sensazione spirituale del luogo. Entrare nelle Capillas de Mármol è come attraversare un portale, una comunione con la creazione. I geologi affermano che il marmo è stato modellato dal tempo. Ma molti visitatori dicono un'altra cosa, che entrando qui si percepisce la presenza del divino, come se fosse un santuario. E forse è proprio questo il segreto di questo luogo. Più che un paesaggio, è un'esperienza, un incontro intimo tra la pietra, l'acqua e la luce. Pochi luoghi al mondo riescono a unire geologia e poesia. Le Capillas de Mármol ci riescono, trasformano i minerali in musica per gli occhi. Viaggiare fin qui non è semplice. Lunghe strade sterrate, ore di attraversamento e sfide imposte dal clima, ma ogni secondo vale la pena. Chi arriva fino alle Capillas porta con sé un ricordo eterno, un ricordo impossibile da cancellare, perché questa non è solo una meta, è un miracolo di pietra e acqua. Ma il viaggio non finisce qui. La prossima destinazione ci porterà sulle vette delle Ande, un luogo dove la terra trema e il vapore si alza come colonne di fuoco. Geyser di El Tatio, il risveglio del vapore sulle Ande. In cima alle Ande, a oltre 4.300 metri di altitudine, emerge uno scenario che sembra irreale. Benvenuti nel campo geotermale di El Tatio. È il terzo campo di geyser più grande del mondo, con oltre 80 getti attivi, superato solo da Yellowstone negli Stati Uniti e dalla Valle dei Geyser in Russia. E qui la terra respira vapore. All'alba colonne bianche si alzano come torce e ogni sospiro del suolo è come un grido dal suo cuore incandescente. Il freddo estremo del mattino fa scendere la temperatura sotto i 10 gradi sotto zero e in questo contrasto brutale il vapore esplode nell'aria, creando immagini surreali. Il sole nasce lentamente e la luce dorata invade la valle. Ogni raggio rivela nuvole di vapore che danzano come tende eteree, uno spettacolo impossibile da dimenticare. E non è solo la bellezza a colpire. I geyser di El Tatio sono un gioiello scientifico. I geologi studiano questo campo per comprendere l'energia geotermica e le forze che ancora muovono il pianeta. Ma questo è anche un territorio spirituale,
Per i popoli andini, il Tatio è sacro. Credono che i getti di vapore siano messaggi inviati dalla terra al cielo. E di fronte a questo spettacolo, una parola si impone nel silenzio: eternità. Se questo istante ti ha toccato, lascia un like proprio ora. È il tuo modo per dire: l'ho sentito anch'io. Perché il Tatio è questo, un promemoria dell'eternità, un messaggio che il mondo è più grande di quanto possiamo comprendere e più fragile di quanto osiamo credere. E qui vive anche la fauna delle Ande. Vigogne camminano tra le colonne di vapore, anatre andine nuotano in lagune ghiacciate e volpi si muovono discrete nell'immensità dell'altopiano. Il contrasto è totale. Acqua bollente sgorga dal suolo, mentre il ghiaccio copre la superficie. È la danza degli opposti, è il fuoco che convive con il ghiaccio. E ogni passo qui è una sfida. L'aria rarefatta rallenta il respiro, i muscoli chiedono più ossigeno e il corpo sente il peso dell'altitudine. Eppure, viaggiatori da tutto il mondo sfidano il freddo. Si svegliano prima dell'alba, affrontano strade sterrate gelate, tutto per assistere al risveglio dei geyser. E quando arrivano, capiscono il perché. Questo non è solo uno spettacolo naturale, è un rituale quotidiano, un inno cantato dalla terra stessa. Il nome El Tatio proviene dalla lingua Kunza e significa forno, una metafora perfetta. Qui il pianeta rivela il suo calore interiore. Ma è anche un luogo pericoloso. Le acque bollono a più di 90 gradi. Un passo falso può essere fatale. Il rispetto è la prima regola. Eppure c'è chi si immerge nelle sue piscine termali. Le acque si mescolano ai minerali e molti credono che abbiano poteri curativi, un dono raro nel mezzo dell'aridità estrema. Allontanandosi, il campo sembra una città fantasma. Colonne di vapore si dissolvono come spiriti erranti, un mistero che resta anche dopo che il sole ha riscaldato la valle. Ma il Tatio non è solo passato, è futuro, è energia pulita, capace di alimentare intere comunità, un promemoria che la Terra custodisce ancora soluzioni nelle sue profondità. Lasciando il campo dei geyser, una sensazione ci accompagna, quella di aver visto il respiro della Terra, di aver camminato sul confine tra la vita e la morte. Resta con me perché il nostro viaggio continua. La prossima destinazione ci porterà nel cuore verde del sud del Cile, dove i laghi riflettono il cielo e un vulcano osserva il mondo in silenzio. Lago Llanquihue e vulcano Osorno, lo specchio della creazione. A nord della regione dei laghi, a circa 1000 chilometri da Santiago, si trova l'immenso lago Llanquihue, uno dei più grandi del Cile e anche uno dei più cinematografici.
Con oltre 800 chilometri quadrati, le sue sponde toccano diverse città incantevoli, come Puerto Varas e Frutillar. E all'orizzonte si erge il maestoso vulcano Osorno. L'Osorno è un'icona, un cono perfetto di neve eterna. La sua forma simmetrica ricorda il Monte Fuji, ma con anima andina e radici profonde nella cultura cilena. Con oltre 2600 metri di altitudine, questo vulcano domina il paesaggio come un guardiano silenzioso, una sentinella ancestrale che osserva le acque sottostanti. Il lago, a sua volta, diventa uno specchio. Nei giorni limpidi riflette il cielo, le nuvole e lo stesso vulcano in una simmetria divina. È una visione quasi surreale, come se la creazione avesse deciso di duplicare la sua opera, incorniciata da foreste valdiviane e campi fioriti nei mesi estivi. La regione ospita una biodiversità unica. La fauna include volpi, pudù e uccelli endemici, e lungo i sentieri attorno al lago i viaggiatori trovano pace e un silenzio quasi sacro. I boschi umidi emanano il profumo della terra viva, i fiumi scendono dai ghiacciai, alimentando il lago con acque pure. Qui tutto pulsa in armonia. E quando soffia il vento, il lago si copre di onde leggere che danzano sotto la luce dorata del tramonto. Uno spettacolo che sembra coreografato dal creatore. Salire sull'Osorno è entrare in un altro mondo. La funivia porta i visitatori fino ai pendii innevati, dove si rivelano antichi crateri e formazioni di lava pietrificata. Dall'alto la vista è indescrivibile. Il lago Llanquihue brilla sotto, mentre in lontananza altri vulcani si stagliano, come il Calbuco, il Puntiagudo e il Tronador. Ma non serve scalare per sentire l'impatto di questo luogo. Basta camminare lungo la riva, sentire l'odore del legno bagnato e ascoltare il richiamo degli uccelli. Questa è una destinazione dove tutto dialoga. L'acqua, il fuoco, la terra, il cielo, e dove la fede incontra la bellezza naturale, senza bisogno di parole. Non a caso, i popoli originari consideravano questo vulcano sacro, un simbolo di forza e un legame tra l'umano e il divino, una scala verso l'alto. Le storie dei Mapuche parlano di spiriti che abitano l'Osorno, guardiani invisibili che proteggono le acque e benedicono chi cammina con rispetto. Oggi il turismo risuona in tutta la regione, ma molti vengono ancora qui, non solo per i paesaggi, ma per qualcosa di più profondo, una connessione con l'Eterno. E forse è per questo che i riflessi del lago Llanquihue non sono solo visivi, riflettono ciò che c'è dentro di noi e ciò che abbiamo dimenticato di vedere nella vita quotidiana. In questo specchio della creazione, ogni brezza porta un sussurro, ogni raggio di sole una rivelazione e ogni silenzio una preghiera
che ci riporta all'origine. Il vulcano resta lì, immobile, eterno, come una scultura vivente, a custodire il paesaggio, con occhi di fuoco addormentato. Ma il nostro viaggio non può fermarsi. La prossima destinazione ci porta sulla costa centrale. Lì colline colorate incontrano il mare e palazzi dimenticati sorvegliano la costa, due città sorelle, con anime che si completano. Valparaíso, tra colori, palazzi e oceano Pacifico. A Valparaíso le case sfidano la gravità, dipinte con colori vivaci, pendono sulle colline, come opere d'arte che il tempo non cancella. Fondata nel XVI secolo, Valparaíso crebbe come porto e poesia. Fu rifugio di navigatori e casa di artisti che vedevano bellezza nel caos ordinato delle sue salite. I suoi famosi ascensori ancora salgono e scendono lentamente, collegano l'alto con il basso, come a unire passato e presente, una danza meccanica nel cuore urbano. Murales di street art coprono i muri, raccontando storie che nemmeno i libri ricordano. Ogni parete ha una voce, ogni vicolo una memoria. È la città che respira arte a cielo aperto. Patrimonio mondiale dell'UNESCO, Valparaíso affascina nell'imperfetto, nel vecchio che pulsa ancora, nei palazzi dimenticati, che brillano al tramonto. Accanto, Viña del Mar offre il contrasto. Giardini simmetrici, spiagge ampie e ville che ricordano epoche d'oro. Il mare lì sussurra con eleganza. Vigna è calma e delicata, dove il suono delle onde accompagna le passeggiate, piste ciclabili sul lungomare, palme allineate e un clima che invita al riposo. Il castello Wolf sorveglia la costa come un guardiano del tempo. Costruito sulle rocce, affronta il Pacifico come chi custodisce segreti antichi. Nei giardini di Vigna, i fiori tropicali danzano nel vento, mentre a Valparaíso i gatti dormono sui tetti e gli artisti dipingono il mondo a modo loro. E c'è un momento della giornata in cui tutto sembra fermarsi, quando il sole inizia a scendere, tingendo di arancio i murales e bagnando il mare in oro liquido. È in quell'istante che Valparaíso e Vigna si uniscono in silenzio, una fatta di caos creativo, l'altra di ordine e pace, ma entrambe parte della stessa poesia. I gabbiani volteggiano nel cielo, le onde si infrangono in sincronia e i fari si accendono come occhi vigili sul bordo del continente. Lì, passato e presente si abbracciano, i treni arrivano ancora in stazione, i caffè si riempiono di risate e la città sembra sussurrare «Sono viva, nonostante tutto». Valparaíso profuma di vernice, Vigna di fiori, una vive d'arte, l'altra di armonia, e insieme condividono lo stesso orizzonte azzurro. È impossibile non emozionarsi con la bellezza che li abita, perché non è una bellezza ovvia, è una bellezza vissuta, sentita a ogni passo.
Ed è per questo che sono indimenticabili. Chi passa di lì porta via qualcosa, un murale nella memoria, una brezza salata sul viso, un istante di pace in forma di città. E lì vicino il Pacifico continua immenso. Le sue onde non smettono di arrivare, come se volessero toccare ogni roccia, ogni storia. Altre città, come Regnacca e Concon, si uniscono anche loro alla costa incantata, con dune dorate e sapori che nascono dal mare. Valparaíso e Vigna del Mar non sono solo luoghi, sono stati d'animo, sono paesaggi dell'anima, dipinti con luce e tempo. E anche se il tempo passa, loro restano, come poesie scritte sui colli, come ricordi scolpiti nelle onde, come promesse fatte sulla riva. Sono città che ci ricordano il valore dell'imperfezione, che la bellezza non deve essere simmetrica e che ogni tratto storto può essere arte. E quando cala la notte, le luci si accendono lentamente, rivelando silhouette, riflessi e nostalgia. Tu che ci stai guardando in TV, approfitta di questo momento e controlla se sei già iscritto al canale Il Nostro Pianeta. Così continuerai a esplorare lo straordinario intorno al mondo, in ogni nuovo documentario. Un piccolo gesto che mantiene viva questa connessione tra noi. E il nostro viaggio continua. La prossima destinazione ci porterà nell'Oceano Pacifico, un luogo dove giganti di pietra sorvegliano l'eternità e dove il mistero non è ancora stato svelato. Rapa Nui, Isola di Pasqua, il mistero dei Moai nel Pacifico. A oltre 3.700 chilometri dal Cile continentale si erge uno dei luoghi più isolati della Terra, l'isola di Pasqua, un punto minuscolo, perso nel Pacifico. Chiamata dai nativi Rapa Nui, è una terra vulcanica di poco più di 160 chilometri quadrati, ma le sue dimensioni non riflettono la sua grandezza spirituale. Qui nacquero i Moai, statue colossali che possono superare i 10 metri di altezza, simboli di potere, fede e di misteri ancora irrisolti. Lungo la costa ci sono oltre 800 sculture, molte allineate al sorgere del sole, altre rivolte verso l'interno, a osservare il popolo che un tempo proteggevano. Il luogo più impressionante è Ahu Tongariki, 15 Moai allineati fianco a fianco, a guardia dell'orizzonte, come sentinelle eterne, un altare di pietra di fronte all'oceano. Ma il mistero non è solo nella loro imponenza. Come fecero antichi popoli, senza tecnologia avanzata, a muovere blocchi fino a 70 tonnellate? La risposta ancora divide gli studiosi. Alcuni affermano che furono usate corde e leve, altri credono in tecniche ancora sconosciute e ci sono leggende che raccontano che i Moai camminassero da soli, mossi dall'energia dello spirito. La culla di queste statue è il cratere vulcanico di Rano Raraku, una cava sacra dove decine di Moai incompiuti riposano ancora, come addormentati.
Ogni Moai scolpito qui era una rappresentazione degli antenati, simboli di protezione e di connessione tra il popolo e il mondo spirituale. Ma l'isola custodisce altri santuari. Al Rano Kau, un enorme cratere vulcanico, ospita il villaggio cerimoniale di Orongo, un centro di riti e contatto con gli dei. Sulle pareti di Orongo ci sono petroglifi che raffigurano l'uomo uccello. Una delle tradizioni più affascinanti di Rapa Nui, prove che quest'isola era anche terra di sfide spirituali. E tra crateri e rocce ci sono anche spiagge paradisiache, come Anakena, di sabbia bianca e palme polinesiane, un contrasto assoluto con la rudezza dei Moai. I polinesiani arrivarono fin qui, su canoe primitive, guidati solo dalle stelle, navigarono per migliaia di chilometri fino a trovare questo punto isolato. E portarono con sé miti, tradizioni e fede, un'eredità che sopravvive ancora oggi, perché in ogni angolo di Rapa Nui c'è una storia che non si spegne. Nel 2015 l'UNESCO ha dichiarato l'isola patrimonio mondiale, non solo per i Moai, ma per la cultura che essi rappresentano, una testimonianza della creatività umana. Ma visitare Rapa Nui non è solo archeologia, è sentire l'energia di un luogo sacro, è camminare tra giganti silenziosi e scoprire che il mondo conserva ancora domande senza risposta. E al tramonto i Moai si trasformano in ombre, figure imponenti contro il cielo rosso, una visione che dà i brividi e resta impressa per sempre. Forse il più grande mistero di Rapa Nui non è come i Moai furono eretti, ma perché? Perché erigere centinaia di statue su un territorio così piccolo? Le risposte ancora riecheggiano nel silenzio, forse nascoste nelle leggende, forse perdute nel tempo, o forse custodite dagli stessi Moai. Ma una cosa è certa, Rapa Nui è un faro di mistero, un luogo che sfida la logica e nutre l'immaginazione, un santuario nel cuore dell'oceano. E il nostro viaggio continua. La prossima destinazione ci porterà oltre il continente, fino al punto più australe del pianeta, dove il ghiaccio regna sovrano e il silenzio custodisce segreti millenari. Antartide cilena, una terra di estremi e di rivelazioni. All'estremo sud della mappa si trova l'Antartide cilena, un universo gelido dove l'immensità bianca sembra non finire mai e ogni soffio di vento porta l'eco dell'ignoto. A bordo di navi rompighiaccio si raggiungono le isole Shetland del Sud e la base Edoardo Frei, uno dei rari punti abitati nel continente più inospitale della Terra. Qui tutto è estremo, le temperature, l'isolamento e una bellezza quasi irreale, ghiacciai che crollano, mari che si aprono in crepe glaciali. A Villa Las Estrellas,
Famiglie vivono sotto un cielo polare, i bambini vanno a scuola, gli scienziati monitorano il clima e la vita pulsa alla fine del mondo. Il blu del ghiaccio assume tonalità soprannaturali. Iceberg galleggiano come cattedrali e grotte ghiacciate nascondono stalattiti cristalline in uno spettacolo silenzioso ed eterno. La fauna resiste. Pinguini reali camminano in fila, leoni marini si contendono lo spazio sul ghiaccio e gli albatros attraversano i cieli, come guardiani delle tempeste. A ogni passo, il continente rivela la sua grandiosità e anche la sua fragilità. Qui, l'impatto dei cambiamenti climatici è visibile, palpabile, inquietante. Ma c'è speranza. Ricercatori da tutto il mondo collaborano in stazioni scientifiche, studiano il ghiaccio, il mare e i segnali vitali del pianeta. L'Antartide non appartiene a nessun paese, ma all'umanità. Un trattato internazionale ne garantisce la conservazione e trasforma il continente in simbolo di unione globale. Essere qui è sentirsi piccoli, di fronte a iceberg colossali e a un silenzio che tocca l'anima, è contemplare la creazione nel suo stato più puro. Il bianco domina tutto, ma non cancella l'emozione. Ogni passo sul ghiaccio è come una preghiera alla natura, una richiesta di rispetto e di cura per il mondo. Le aurore australi dipingono il cielo con luci danzanti, colori che sembrano sussurri divini, messaggi celesti, sopra un pianeta che ancora respira. L'Antartide cilena è l'ultimo rifugio del silenzio, dove il tempo sembra congelato e la terra rivela la sua essenza, lenta, maestosa, sacra. Forse è proprio questo ciò che tanto ci attira, la sensazione di trovarsi faccia a faccia con l'origine della vita, con il ventre ghiacciato di un pianeta che pulsa. Il freddo, il vento, la solitudine. Tutto qui ci insegna. Insegna che la bellezza può essere austera, che il silenzio parla e che ci sono luoghi dove Dio sembra più vicino. Per questo chi visita non dimentica. Porta con sé il bianco, non negli occhi, ma nell'anima, un bianco che purifica, rinnova e trasforma per sempre. L'Antartide è mistero, è confine tra il conosciuto e l'infinito, è il sussurro del Creatore, in forma di vento gelido. È la prova che esistono ancora luoghi intatti sulla Terra. Di fronte a lei l'umanità tace e capisce che la propria esistenza è breve, ma può essere grandiosa, se in armonia con la creazione. E così lasciamo l'ultimo silenzio, ma non lo stupore, perché il prossimo viaggio ci porterà ancora più in alto, all'Ojos del Salado, il vulcano attivo più alto del mondo. Ojos del Salado, il vulcano attivo più alto del mondo. Tra Cile e Argentina si erge un colosso alto più di 6.800 metri, il vulcano attivo più alto del pianeta e la seconda vetta più alta dell'emisfero occidentale. Il suo nome proviene da lagune ricche di sali.
occhi di sale, specchi cristallini che scintillano nel deserto più arido della terra. E qui l'aria è rarefatta, ogni passo è una sfida, il cuore accelera, il respiro si spezza, ma il paesaggio ripaga ogni sforzo. Distese di cenere vulcanica si estendono fino all'orizzonte, nevi eterne coprono i crateri e laghi d'alta quota custodiscono i misteri della creazione. L'Hoyos del Salado è riconosciuto dal Guinness dei primati come il vulcano attivo più alto del mondo, un primato che lo rende unico, un segno tangibile dell'opera divina. Ma ciò che si vede qui non può essere racchiuso nei registri, è più grande di ogni numero, di ogni parola. La porta d'accesso è spesso copiapò, strade sterrate che salgono sull'altopiano fino alla laguna verde, acque smeraldine, venti taglienti, freddo costante. Per avvicinarsi servono veicoli 4x4, piste di ghiaia, sabbia soffice, lunghi attraversamenti. Qui nulla è semplice, tutto qui è maestoso. Lungo il cammino, vigogne sfilano con eleganza. Animali adattati all'impossibile sopravvivono ai venti taglienti, a temperature sotto i 20 gradi sotto zero e a un'altitudine che sfida la vita. Gli alpinisti che raggiungono la vetta descrivono una visione quasi soprannaturale, tramonti dai toni ramati, ombre lunghe che sfiorano i crateri e un cielo che sembra più vicino all'eternità. Pochi hanno il coraggio di arrivare in cima, ma chi ci riesce non torna più lo stesso, perché lassù tutto ciò che è umano tace. In vetta discrete fumarole, segni di vita interiore, la montagna respira e la creazione pulsa sotto la neve. E qui ogni pietra racconta una storia, storie di eruzioni passate, di fiumi di lava solidificati e della forza che ha forgiato le Ande, tutto testimone della mano creatrice. Non è solo altezza, è trascendenza. Trovarsi di fronte all'Hoyos del Salado è sentire che la creazione parla in silenzio attraverso le montagne. Molti descrivono l'ascesa come un pellegrinaggio, non solo fisico, ma spirituale, una ricerca di limiti e di significati. E quando il vento soffia, sembra portare voci antiche, suoni che riecheggiano nei crateri e ricordano che questa terra è stata modellata per stupire. Il vulcano pulsa ancora, il suo cratere emana fumarole, segni che la forza creatrice è ancora viva, nascosta sotto il ghiaccio e la cenere. Il Cile ci lascia ricordi indelebili, ma il viaggio non finisce qui. Il mondo custodisce ancora segreti e insieme continueremo a svelarli uno a uno. Se questo documentario ti ha toccato, non lasciare che la magia finisca qui. Il prossimo è già sullo schermo, ti sta aspettando. Clicca ora e continua ad esplorare le meraviglie del Brasile, gigante per natura. Vieni con me e scopri lo straordinario intorno al mondo. Un abbraccio e alla prossima avventura.